Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro divano, sul divano di Quedu sul server. Ti ho fatto un inizio a trabocchetto perché è vero, io stavo partendo sul server e tu invece sigla! Va bene ragazzi, oggi siamo sul divano perché vogliamo parlare con voi da amici a quattro occhi, a 4 più X. 8 occhi, stiamo parlando di... no, 6 perché 2 loro e 4 noi, ok. Che ne sai che lì dietro ci stanno una coppia che ci sta guardando? O un pesce geneticamente modificato. Ad ogni modo, Project Scorpio, si parla di Project Scorpio. Iniziamo malissimo. Di Microsoft. Microsoft chi è? È un'azienda che produce diverse cose, dal latte di soia fino ai dispositivi elettronici di più alta fattura, come ad esempio la Xbox One, che è tutt'oggi uno degli apparecchi domestici più costosi e più supportati in natura. Cioè, supportato in che senso? Che doveva uscire un certo gioco, un motivo per cui l'ho comprata la Xbox One. Oggi non parliamo delle scelte di Microsoft. Di Microsoft. Non ne parliamo. Quali scelte? Magari facessero delle scelte ogni tanto. Comunque esce questa nuova Xbox che non si sa come si chiamerà. È un progetto che prende il nome di Scorpio. E oggi Sgorbio la chiamerò. Oggi, perché in effetti abbiamo visto le immagini del development kit. E come dire, bella non è. Se quella è bella non è. Diciamo però Sgorbio. vabbè, quello è development kit, quindi potrebbe cambiare. Sicuramente cambierà qualcosa. Speriamo che cambi qualcosa. Allora, Xbox Scorpio o Scorpio che dir si voglia. Come nasce l'idea di questa console? Nasce in un periodo abbastanza sospetto, un periodo in cui tutti quanti si aspettavano una pioggia di giochi per questa generazione videoludica e invece abbiamo ottenuto una pioggia di nuove console e nuove periferiche. Sony si è inventata la PlayStation 4 Pro con un controller professionale e Microsoft giustamente ha risposto con HoloLens, di cui non si sa più un cazzo assolutamente, e con questa nuova Xbox che, esattamente come la PlayStation 4 Pro, si presenta come una mid-gen, quindi non come la prossima generazione. O almeno questo ci è parso di capire. Perché? Perché parlando di tecnicismi, ma sorvoleremo velocemente dicendovi che sì, ci sono 6 teraflops, quindi qualcosina in più rispetto alla PlayStation 4 Pro, ma non è quello il core principale di Xbox Scorpio 2X Pro, non si sa come si chiamerà. Comunque, qual è la cosa principale che succede con questo progetto? Che i tecnici finalmente hanno messo mano all'ottimizzazione e questa console, più che di teraflops, si dovrebbe parlare di ottimizzazione perché sarà stra-ottimizzata per le librerie DirectX 12. E questa è una gran bella notizia perché la mera potenza in teraflops a volte non fa assolutamente la differenza. Lo abbiamo visto tantissime volte con giochi che giravano su dei PC ultra pompati che comunque avevano tantissimi problemi perché erano giochi non pensati per sfruttare l'hardware appunto a disposizione del PC. Questi teraflops, tra l'altro, il teraflop è un'unità di misura, vi spiego com'è nata. Anni fa c'era questo free to play, questo Tera, che è uscito sul mercato, però non è piaciuto un cazzo perché la grafica non era troppo, quindi è stato un flop, da cui teraflop, quando la grafica non è buona si parla di... Fermi. Comunque non andremo nelle specifiche tecniche, non parleremo di RAM, terabyte, gigabyte, quello che volete voi. Per questo vi lasciamo un link, un paio di link in basso in descrizione per approfondire. A noi lasciate le chiacchiere da bar, che sono quelle da videogiocatore poi. Che è quelle che ci interessano oggi, altrimenti non staremo seduti sul divano. E parliamo di un'altra cosa che si sente sempre più spesso, il 4K. Questa console, questa Xbox Scorpio, praticamente dovrebbe avere la stessa caratteristica. Aspetta, mi fai mettere un puntino sulla I, perché io già me lo vedo, l'utente medio che fa detrattori, voi chiamate Xbox Scorpio, ma non capite un cazzo. No ragazzi, si scherza. Sapete, ma davvero c'era bisogno di precisare? Sì, perché ci sono i deficienti in giro. Irony, che in realtà non so se sia proprio ironia. Come ironia, ecco, ironia in italiano perché io l'inglese. Irony vuol dire che sei di ferro. Ecco, vedi. No, iron. Irony vuol dire che sei proprio di ferro.
ci voglio una descrizione qui sotto con il vocabolario e la traduzione. Comunque ragazzi, il punto è questo. All'uscita di Xbox One noi siamo stati tra i pochi a dire Microsoft ha azzeccato, perché al lancio di Xbox One tutte le esclusive che accompagnavano il lancio della console erano effettivamente nuovi brand, giochi nuovi, cosa che Sony non ha avuto il coraggio di fare, perché era tutta roba vista, stravista e rivista. Quindi abbiamo premiato Microsoft per alcune scelte, ma dopo la cancellazione di Scalebound ci è cascata pesantemente. Non solo quello, cioè parliamo anche di Fable, parliamo anche di tante piccole cosine che non ci sono piaciute per quanto riguarda lo sviluppo di questa console da possessori di questa console. E soprattutto i menu della Xbox One fanno schifo, cioè proprio la gestione. Poi un giorno parleremo di quello. Comunque torniamo al 4K, chiusa parentesi. 4K. Giusto per sottolineare. Abbiamo parlato di unità di misura con il teraflop, ok, va bene. Questa volta parliamo veramente di unità di misura, cioè questo 4K. Oh, che sono quanti pixel? Sono un sacco di pixel, sono quasi 4000 di così, poi sono un poco di meno. Ma sei sicuro? Perché c'è una X in mezzo, quindi si potrebbe fare una moltiplicazione. Ah, allora, quando uno dice 4K, a parte il fatto che non sono 4000, sono leggermente di meno, però siccome sotto il nostro video sulla risoluzione che facemmo tempo fa, 2013 tempo fa, un genio, no, noi abbiamo detto 1080 sono un sacco di pixel e poi abbiamo disegnato un rettangolo per far capire che è il lato di 1080 che poi crea un'area, Cristo benedetto. C'è qualcuno che ha detto non capite un cazzo, 1080 non sono tanti, sono i pixel di tutta la schermata che sono tanti. Grazie di questa precisazione. Perché c'è pure una X in mezzo. C'è pure una X, ma siccome noi abbiamo degli utenti normali con una mente normale, non dobbiamo stare nemmeno a specificare. Comunque questo 4K non è altro che un 1080, ok? Più grosso, perché invece di essere 1080 sono 4K, ovvero quasi 4000 pixel per un lato. Adesso questo 4K sta cominciando a prendere piede, ma siamo in una situazione molto simile a quando vendevano i televisori a HD oppure Full HD e sul mercato c'erano i DVD che non hanno uscita in HD e quindi era praticamente inutile. Oggi come oggi invece c'è il contrario, cioè le console promettono giochi in 4K, ma la televisione 4K non ce l'ha quasi nessuno. Anzi, qui lanciamo la solita statistica di Guido sul server, ovvero ce l'avete televisore 4K? Ne parliamo un attimo di questo 4K perché noi possiamo dirvelo e siamo possessori di un televisore 4K. Ok, qui in studio non ce l'abbiamo, ma a casa ne possediamo uno. E dalla distanza, per esempio io sono a più di 3 metri dal televisore, non si vede un cazzo di differenza. Non si nota la differenza tra il 1080 e il 4K. E attenzione, stiamo parlando però di un gioco, ok? Quando ti guardi un documentario naturalistico e ti fanno vedere una foglia che lentamente sta crescendo, magari un gigantesco timelapse, ok, lì su un'immagine così ferma e statica, se fai attenzione, riesci a vedere effettivamente un minimo di dettaglio in più. Ma durante un'azione frenetica di gioco, no, perché magari c'è pure il motion blur, perché magari ci sono tantissime altre cose, quindi per come la vediamo noi, questo 4K per il momento è un po' una sega al morto. A meno che non si voglia fruire di questi contenuti sul monitor di un PC, quindi a questa distanza. Poi cambia tutto quanto, cioè per questo stiamo parlando di una televisione. Dalla televisione non ci state appiccicati, che se ne dica almeno un paio di metri ci sarete lontano. E quindi è questo il problema principale, che il 4K fruito da un salotto, come casa mia, come casa sua, si vede ben poca la differenza. Ok, detto questo, è importante questo 4K? Nì, nel senso che, ok, è un'immagine più grande, semplicemente ci sono più pixel, è un'immagine più grossa, quindi la sensazione è quella che sia più definita. Ma per quanto ci riguarda, la vera novità in questa Xbox Scorpio, o come minchia la chiameranno, potrebbe essere la fississima e roccea, ok, presenza del 60 fps. Questo potrebbe sicuramente invogliare i videogiocatori lì fuori a cambiare console. E perché dico cambiare console? Perché magari questa Xbox nuova viene acquistata da chi? Da chi c'ha già la Xbox One e quindi c'ha già un parco giochi che vuole vedere boostato. Che significa? Che come è successo per la PlayStation 4 Pro, che dopo mesi hanno inserito questo boost mode,
che in qualche modo migliorava anche i giochi presenti sulla PlayStation 4, migliorava tra molte virgolette perché alcuni titoli sono veramente migliorati impercettibilmente. Ok, magari qui con il fatto che si lavorerà meglio sull'ottimizzazione potrebbe essere davvero tangibile il miglioramento. Io non posso vedere un gioco come Recore, uscito in esclusiva a Microsoft, girare con cali di frame così importanti, quando dovrebbe essere un gioco a 60 fps fissi per essere godibile e fluido. Non riesco a vedere che esce il nuovo Gears of War ed è un'esclusiva e porco Giuda, non raggiunge nemmeno i 30 in alcuni casi. Queste sono le cose che non vogliamo vedere più. Ora, tutto questo unito allo sfruttamento totale delle librerie DirectX 12 potrebbe creare un'ottima immagine con un più basso rapporto di sforzo per quella che è la macchina, ma almeno questo deve comportare un aumento di frame rate per come la vediamo noi, perché ottimizzi, ok, quindi sforzi meno la macchina, ma porco Giuda, invece di fare sto cazzo di 4K che non serve a una minchia ora come ora, dacci più velocità. Sì, oppure più dettaglio a 1080, quindi magari un'aggiunta di qualità video. Hanno detto che miglioreranno con filtri anisotropici e anti-aliasing, quindi staremo a vedere, perché per adesso le chiacchiere se le porta bellamente il vento. Staremo a vedere a breve, perché fra poco è giugno e quindi dovrebbero presentarla finalmente per vedere poi l'uscita verso Natale o sì, novembre-dicembre sì. indicativamente. Ad ogni modo il prezzo è come al solito avvolto dal mistero. Però si ipotizza, voci di corridoio ipotizzano che potrebbe aggirarsi intorno a una cifra leggermente più alta di quella che fu la cifra della Xbox One al lancio. Questo perché? Perché la console deve essere vista come una scelta premium. Esatto, Microsoft ha detto la console per noi avrà un prezzo premium, quindi a quanto pare dovrebbe essere venduta a un prezzo superiore a quella che è stata l'Xbox One, 400 sbleuri, 4,50. Ma il problema la cosa bella, la cosa fighissima è che ci sono dei rumors che hanno visto pure screenshot, qualcuno ha fatto, poi bisogna vedere se sono veri, sono falsi, eccetera eccetera, ma che hanno visto una nuova Xbox a 3,99, il che dal nostro punto di vista sarebbe un plauso a Microsoft, perché significherebbe in qualche modo investire su questa console, perché probabilmente ci andrebbero anche a perdere a livello di componentistica eccetera eccetera. Quindi vuol dire che se fosse a un prezzo così 3,99 potrebbe essere basso per quello che offre questa console, bene, probabilmente ci vuole puntare un po' di più. Questa cosa non è nuova, nell'industria dei videogame è già stata fatta con altre console, per esempio con la PlayStation 2, cioè la PlayStation 2 costava poco rispetto a quanto valesse, e Sony ha deciso di investire in questo modo, andandoci quasi a perdere, se non a perdere proprio con la console, perché sapeva che con la gran quantità di titoli in uscita avrebbe recuperato. A me non sembra che questa politica possa avere un match reale con la politica di Microsoft attuale. E quindi se può farci davvero piacere vedere la nuova console di Microsoft, dall'altra parte abbiamo un dubbio gigantesco che si chiama giochi. Perché uno la console se la compra? Perché è ottimizzata, perché magari è più bello il design, non ci credo manco un po'. Però insomma uno la console se la compra perché giustamente noi da PCisti ci aspettiamo sempre quel salto e magari è anche un ottimo motivo per rigiocarsi i titoli vecchi con un frame rate più alto e tutte queste altre cose, tutti e tre i titoli vecchi. Comunque sia, no, perché alcuni, però diciamo i giochi, no? Se alle 3 Microsoft ci presenta questa Scorpio e punta tutta la conferenza su questa Scorpio basta, noi capiremo una cosa. Cioè che cazzo ci facciamo girare su questa Scorpio? Cioè noi speriamo vivamente che non ci sia una sola esclusiva, ma che Microsoft ci stupisca con almeno 3 esclusive che usciranno al lancio di questa, se no che ci giochi sopra. E rimasterizziamo un altro Halo? Basta, cioè sicuramente ci si parla del nuovo Halo che metteranno in bundle con la console e va bene, ma solo Halo? Cioè se a me non piace Halo, per ipotesi, non è, a me io adoro Halo, però se per ipotesi a me facesse cagare a spruzzo Halo, per ipotesi, ipoteticamente, che cosa ci gioco?
Mi devo rigiocare Sunset Overdrive che l'ho già finito 3 volte. Ma che poi non avrebbe manco senso, perché quello è un gioco che è stato studiato bene e per funziona la One, bene. funziona bene sulla One, è un gioco di lancio molto carino, come dicemmo all'inizio. Però che cosa mi ci rigioco? Io veramente non so che pesci pescare, perché mi hanno tolto la gioia dallo Scalebound e questa è una cosa che a me ha fatto veramente tanto tanto male. È come se PlayStation mi avesse tolto la gioia di Horizon, è la stessa gravità, capito? Quindi noi sospettiamo che almeno insieme alla Scorpio presentino, sarebbe veramente una cosa unica, presentare la console e un altro paio di giochi mai annunciati prima, sarebbe un E3 della Madonna per Microsoft. Speriamo, perché rispetto all'anno scorso, insomma, ha fatto una figurina non troppo grossa, cioè ha fatto una figura come per dire ok, sì, ci sono i titoli, ma PlayStation ha stravinto, perché non c'è un cazzo da fare, Sony ha stravinto, quindi noi vogliamo la battaglia, vogliamo il sangue e speriamo che questo sangue quest'anno si veda e si senta. Io spero, questo Halo uscirà ed è un FPS, d'accordo? Io spero in un bel platform, ma non un platform multipiattaforma, ok? Io voglio un platform come Ori and the Blind Forest. Mi cacciate un altro Ori and the Blind Forest, per favore? Mi cacciate il 2? Sarebbe una gran cosa. E poi qualche gioco veramente nuovo. Copiate da Nintendo, prendete ispirazione da Nintendo. Uno Splatoon non è che devi avere forse una console Nintendo per farlo, può fare con una console Microsoft. Esatto, insomma, fateci sapere che cosa ne pensate voi di questa chiacchierata che ci siamo fatti, queste chiacchiere da bar che ci piace tanto scambiare con voi. Fatecelo sapere nei commenti e noi saremo lì a leggere tutti. E se vi è piaciuto il video lasciate pure un mi piace, perché non guasta mai. E noi saremo sempre qua con voi, anche quando moriremo, faremo le chiacchiere da bara, volendo.